Quando mi svegliai era notte e faceva molto freddo. Dovevo essere stato privo di sensi a lungo, forse per ore, perché avevo la bocca secca e la gola riarsa per la sete. Cercai subito la borraccia alla mia cintura, ma non c'era. Il mio falco sembrava fuori uso, sebbene in quell'oscurità mi risultasse impossibile stabilirne i danneggiamenti con precisione. Che mal di testa, pensai. Meno male non ho riportato emorragie. Sono vivo. Poi persi nuovamente conoscenza. Un rumore mi risvegliò poco dopo, alle prime luci dell'alba, forse il fruscio di un serpente. Solo allora vidi che ero completamente circondato dagli alberi, enormi e fitti rami che accrescevano l'oscurità tutto intorno. Certo, dovevano essere stati proprio loro ad attutire il mio atterraggio di fortuna, seppure ancora stentassi a ricordare. Anzi, ogni volta che mi sforzavo di ripensare all'accaduto, tornava improvvisamente una terribile fitta alle mie tempie, come uno schiaffo bianco seguito da un crescente sibilo che avvertivo sempre più forte fino al palato. E poi uno spasimo, un crampo diffuso in tutto il corpo, quasi infinita stanchezza che mi toglieva il fiato e mi impediva di riflettere. Sarebbe stato impossibile sopravvivere a una caduta ad alta quota, precipitando dalle mie altezze. Forse mi trovavo ancora in cima alle montagne e senza saperlo ero passato da 5 a magari 4.000 metri, in un tonfo sordo, ma non letale, mitigato dai tralci. O più probabilmente ero su un dolce altipiano, ampio ma altissimo a crocoro, che senza vette mi aveva salvato la vita. Ero per caso giunto sul tetto dell'Africa? Mi sentivo mancare le forze. Devo andarmene al più presto, pensai, provando ad alzarmi, ma in quel momento, con orribile dolore, mi resi conto di essermi probabilmente rotto i legamenti del ginocchio destro, per l'impatto, chissà come. Non ho scampo, morirò qui, sussurrai tra i denti. Guardai in alto, ma non c'era niente. Non vedevo né luna, né sole, né stelle, nemmeno una nuvola. Provai quindi a toccare anche il resto della gamba con le mani, delicatamente, per vedere se avevo altri punti feriti. Qualche taglio qua e là, ma niente di grave. Decisi di ripetere l'operazione rapidamente per tutto il corpo, con particolare attenzione al collo e alla testa. A parte il costante ronzio che sentivo, mi sembrava di star bene. Forse non sarei morto. Anzi, a pensarci meglio, stavo sin troppo bene considerato l'impatto. Mi parve improvvisamente di sentire un rumore di spari lontano. Non erano colpi di fucile, sembravano piuttosto mitragliatori d'aereo. I nostri? I loro? Guardai nuovamente sopra i rami, ma niente. Mi tolsi gli stivali e vidi che intanto stava sorgendo il sole. Sopra di me solo un paio di uccelli troppo alti per poterli riconoscere, forse avvoltoi, ma di aerei nessuna traccia. Non importa, pensai, non devo camminare molto, basterà fare partire questo vecchio catorcio. Falco è fedele, non mi ha mai abbandonato e non lo farà proprio oggi. In quell'istante tutta la mia attenzione passò dal mio corpo a ciò che avrebbe dovuto salvarmi, il fido falco, o almeno quanto restava di lui. Accidenti, la mia delusione fu non lieve, il carrello era fuori uso, l'ala sinistra distrutta, stabilizzatore e longheroni completamente andati, non importava neanche controllare il motore, sarei sicuramente morto, non avevo alcuna speranza. Cercai raggi di sole tra le foglie ondeggianti, ma non trovai neanche quelli. Per un istante afferrai la fondina della mia pistola, deciso a essere io stesso padrone della mia sorte. Poi il rumore di altri spari lontani prese tutta la mia attenzione e mi bloccò. Rimasi fermo, in silenzio. I colpi sembravano venire ora da un lato, ora dall'altro, come un'interminabile battaglia aerea sopra la mia testa. Guardai in alto, eppure non vidi niente, neanche una scia, assolutamente nulla. Cominciai a pensare che forse avevo le allucinazioni per la febbre o il dolore, chissà. Non ero sicuro che quell'eco di mitragliatori fosse reale. Deve essere una reminiscenza dell'incidente,
che riafforava prepotente col suono invece che attraverso la memoria. Provai quindi a ricordare, ma arrivò solo il solito sibilo bianco e ancor più dolore nella zona frontale. La temperatura stava aumentando, forse era solo un effetto della piressia. Mi tolsi la camicia, presi un grosso ramo che era caduto accanto a me e cercai di immobilizzarmi la gamba con una fasciatura improvvisata. Funzionò. Almeno riuscivo ad alzarmi, sì. Ormai ero sicuro, potevo farcela. Mi avvicinai a Falco, come per dargli un ultimo addio. O magari era lui che lo stava dando a me. Per abitudine quasi sovrappensiero controllai con un'occhiata l'altimetro barometrico accanto ai comandi. Segnava 4549 metri. Ero incredibilmente in alto. Presi dall'abitacolo tutto ciò che avevo, ovvero la bussola e la mia preziosa scorta d'acqua, circa 3 litri. Sapendola razionare bene, mi sarebbe bastata per una settimana, forse 8 giorni. Ma dove? Dove ero esattamente? In alto il sole si stava lentamente spostando verso lo zenith, niente più di questo. Dovevo tentare la fortuna. In un bosco sconosciuto, in un punto qualsiasi dell'Africa orientale, senza neanche ricordare come fossi giunto in quella terribile circostanza e per di più senza aereo e con un legamento spezzato, non avevo alternative se non inoltrarmi lentamente nel fitto della boscaglia, guidato dal caso, cercando di ritardare il più possibile la mia morte. Ma il dolore era insopportabile, non potevo proprio muovermi. Presi altri 2 lunghi rami e dopo averne rimosso le fronde provai ad usarli come stampelle. Funzionò di nuovo. Passo dopo passo mi stavo lentamente allontanando dal mio amato Falco. Guardai il sole, poi la bussola, molte volte confuso nell'insensata illusione di potermi ubicare o almeno orientare, ma era inutile. Attorno solo rami, foresta e rumori come eco di spari. Non un picco da valicare, non un fiume da seguire. Per non confondermi, iniziai allora a dirigermi semplicemente verso nord. Ma a nord di cosa? Sarei probabilmente morto. In alto i 2 volatili sembravano seguirmi. Dopo aver fatto una dozzina di passi mi appoggiai a una pianta per non sforzare il ginocchio. Non avevo mai visto un albero del genere. Lo toccai, come per farlo amico, poi abbassai lo sguardo e mi accorsi che non lontano giaceva a terra un'enorme bomba inesplosa. Era italiana, o così sembrava. Un segnale. Ma di cosa? Continuai a avanzare e dopo pochi passi tornò il forte rumore di spari, seguito dal rombo di un aereo. Stavolta sembrava essere vero, nemico o amico, volevo vederlo. Avrebbe potuto affrettare la mia morte così come salvarmi. Guardai davanti a me e notai che a un centinaio di metri c'era una piccola zona scoperta, esposta alla luce del sole. Forse da lì avrei potuto finalmente vedere gli aerei ed essere scorto. Con grande fatica, praticamente arrancando, mossi altri lenti passi fino al prato senza alberi. Era l'unica area aperta e distinguibile. Al seguente passaggio di ricognizione mi avrebbero sicuramente visto, nel bene o nel male. Mi sedetti ad aspettare gli aerei per riposare la gamba, ma non passavano più, né udivo alcun rumore. In quel prato ero finalmente illuminato da un sole riparatore e decisi di bere un po' della mia acqua, ma forse preso dall'arzura esagerai. Niente di più bello che bere ricche sorsate d'acqua, anche se stantia dell'aereo, quando si è feriti e soprattutto perduti. Mi resi conto però che il problema era ben più grave. Non solo non avevo idea di dove fossi, né ricordavo chi o che cosa mi avesse abbattuto in volo, ma non ricordavo nient'altro. Sapevo solo di essere italiano e di essere in guerra, perduto nell'impero coloniale. Presi la pistola nella remota ipotesi di trovare un nemico e proprio in quell'attimo un nuovo rumore di spari e il rombo di motore si udirono all'orizzonte, lontani. E al
balzai in piedi, con un ramo in una mano e l'arma nell'altra, pronto a tutto. In un primo momento non vidi niente e pensai nuovamente che fosse solo un confuso miraggio. Poi dall'alto un minuscolo puntino cominciò ad avvicinarsi rapido e farsi sempre più grande e potente, e con lui un fragoroso rumore. Non potevano essere uccelli, ormai ne ero certo, era un aereo. Ma proprio quando iniziai a scuotere in alto il ramo, urlando per farmi notare, vidi che non vi era battaglia né spari. Era semplicemente un aereo che veniva nella mia direzione, forse in ricognizione, in cerca di me. Ancora pochi istanti e avrei potuto scorgerne i colori sulla fusoliera. L'aereo si rialzò e prese quota. Non ero sicuro ne avesse visto, perciò continuai a muovere il ramo con le ultime forze. Poi con infinita gioia vidi il nostro tricolore risplendere vigoroso e vincente nel cromo molibdeno dei tubi d'acciaio e gridai con entusiasmo per la salvezza e per la vita. Italia! Italia! Non sapevo se mi avessero localizzato. Non ero ancora certo, ero visibile. Urlai più forte e sparai un colpo in aria per farmi sentire, e forse fu quello un errore o chissà il caso, che voleva darmi un'indimenticabile lezione. Infatti la mia sete insaziabile fu presto appagata da una pioggia finissima, inarrestabile, che sgorgava indomita dalle irroratrici spietatamente installate sotto la superficie di controllo. Non era acqua, ma gas mostarda, dessicante iprite, e l'aeroplano me ne stava vaporizzando addosso ingenti quantità. Al principio non sentivo nemmeno dolore, non capivo, solo freddo e come un piccolo formicolio. Poi il velivolo tornò a compiere uno e ancora un altro mortifero giro sopra di me. Una pioggerellina fine, quanto atroce, mi stava lentamente corrodendo e squagliando l'uniforme e poi la pelle, per arrivare alla carne viva, ai nervi ormai esposti. La nebbia emessa formava una cappa continua e tutto veniva bagnato da quella pioggia. Il gas mostarda non solo sbranava avido i miei vestiti, i miei capelli, le mie grida di dolore, ma per di più mi veniva spruzzato addosso da un aereo italiano, la mia unica possibilità di salvezza, da un commilitone che certamente non mi aveva riconosciuto. Amico, nemico, senza camicia, lontano dal mio falco, non ero nessuno, perché mai mi ero allontanato da lui. Ormai tutto era inutile, la pioggia mi stava mangiando anche l'anima. Per qualche incomprensibile ragione continuavo a muovere le braccia, segnalando al pilota di smetterla, di non uccidermi, per pietà misericordiosa, ma purtroppo non c'era niente da fare. Tutto intorno era pieno di gas corrosivo e mortale. Trascinandomi a terra in un fango di prite e cieche lacrime, cercai riparo nel fitto della boscaglia, sotto alberi amici. Poi presi la riserva d'acqua che fortunatamente non avevo perduto e, pronto per il sonno eterno, provai a fare un ultimo bagno sacrale, cercando di sciacquar via quello strato di gas mostarda e sangue vivo dalla mia pelle, ma non funzionava. Provai piano, goccia a goccia, ad umettare con l'acqua tutte le parti logorate dal dio etere, non per vivere ormai, ma almeno per morire da uomo. Allora caddi in ginocchio e sentii che nella vita avevo sbagliato tutto, che volevo portare solo la posta con l'aereo, non le bombe, non i gas. La corrispondenza aerea era stato il mio unico sogno da quando ero bambino. Non avevo mai pensato potesse essere tanto terribile. Nelle grandi altezze mi ero sempre sentito intoccabile, onnipotente, come fosse un gioco, il mio aeroplanino magico, il mio fedele falco. Sopra le nuvole ero libero, nel cielo sconfinato, fuori dalle parole del tempo, perso nel silenzio delle mie ali che planavano, eterne, verso il sole, coi miei pensieri. Ora invece in questa terra altissima, da me stesso contaminata,
bagnato dal mortifero gas, eppur fraterno, ero destinato a veder passare i miei ultimi minuti in interminabile agonia. L'ultimo sorso d'acqua, rimasto, mi presi il piacere di berlo. Già non sentivo più niente. E così, mentre osservo l'estrema goccia che generoso regalo al povero bosco, anche lui incolpevole vittima del lancio di Prite, sento che il mio respiro è pronto per lasciare questo luogo sconosciuto e non ricordo nemmeno il mio nome. È forse questo il famoso capo delle guardie? Ecco che tra gli alberi si presenta davanti a me un personaggio nobile vestito di bianco, con un lungo mantello e il passo leggero. Anche se non avevo mai creduto in niente, per un istante penso sia un angelo della morte, pronto a portare la mia anima al cielo o cose così. Che importa ormai? Poi capisco che ancora non sto morendo e vedo che la distinta figura si sta lentamente avvicinando a me, come un raggio di sole nel bosco freddo e silenzioso. Ha un grande copricapo sempre bianco e sotto il mantello una divisa che sembra stirata la mattina stessa. Scarpe lucide, mani sottili, la barba curata e lo sguardo sicuro di qualcuno che non pare essere in guerra. Eppure vedo che alla cintura porta qualcosa. Sembra più un pugnale che una spada. E sotto il mantello la giacca lustra, chiusa fino all'ultimo bottone. Sicuramente questa creatura, diversa da me, non era presente sotto i bombardamenti di Prite di qualche attimo prima. Piuttosto l'aspetto di chi va coi figli a cercar funghi nel bosco la domenica. Sul suo petto una stella. Si avvicina e mi chiede: hai bisogno di aiuto? Parla la mia lingua, anche se ha la pelle più scura della mia. E se fosse un nemico? Non lo sembra, gli dico. Sto morendo. Allora si toglie il mantello, me lo appoggia gentilmente sulle spalle, come fosse stato un suo figliolo prediletto. Il rivestimento deve essere di seta, o un materiale che risulta molto morbido sulla mia pelle malata. Mi sento già meglio. L'uomo non parla, mi guarda, tranquillo. Dalla tasca estrae una piccola borraccia d'acqua e me la dà. Bevo a dismisura, continuo a bere più che non posso, ma l'acqua non finisce mai. Gliela rendo e lui sorride. La sua serenità è come una medicina per il mio spirito affranto, una cura per le mie membra in punto di morte. Ogni istante che passa sento che sto recuperando le forze. L'uomo si siede accanto a me, si toglie le scarpe e me le dà. A quel punto mi spoglio anche dei brandelli di pantaloni che restano appesi alle mie cosce come pezzi della mia stessa pelle e resto nudo davanti a lui. Eppure non provo vergogna, anzi mi sembra come se il suo sguardo mi copra e mi vesta, fungendo da riparo, da difesa per me. Lo ringrazio. Avvolto nel suo mantello e con le sue scarpe ai piedi mi sento guarire, sono in grado di alzarmi. Invece di chiedermi da dove venissi o di farsi valere in virtù del suo grado pugnale, mi abbraccia e mi bacia sulla fronte. Poi tocca la mia mano e dice: seguimi. Lo seguo. Procediamo nel bosco, vorrei non aver perso la bussola, ma sento che non ne ho più bisogno ormai. Seguo quel signore con la barba curata che mi ha dato il suo mantello. Sembra quasi che stiamo tornando sui passi che avevo percorso quella stessa mattina. Ma come potrei orientarmi dopo ciò che è successo? Guardo in alto e vedo i due soliti uccelli che stavolta si abbassano rapidamente verso di noi. L'uomo, da una tasca, estrae due piccole briciole di pane e le dà a loro, poste sul palmo della sua mano. Gli uccelli mangiano, salutano e ripartono felici. Io nel frattempo sto già meglio, ormai sono quasi sicuro che non morirò. Il suo mantello bianco continua a coprirmi e con le sue scarpe posso camminare assai comodo. Mi guarda e sorride, sempre sereno, mentre continuiamo ad avanzare nel bosco. Con lui mi sento al sicuro, protetto dalla sua grandezza e tranquillità. La sua presenza è per me come uno scudo. Vedo un serpente sanguinante che ci passa sotto i piedi.
L'uomo si inginocchia e il serpente si ferma. Il Signore avvicina lentamente la mano e lo tocca, come una carezza. Poi il serpente se ne va, guarito. Dopo aver ripreso il cammino sento che non solo la mia pelle sta migliorando, né riporto ustioni di alcun tipo sulla testa o sulle spalle, ma addirittura anche il mio ginocchio ferito sta molto meglio e posso muoverlo ormai senza aiuto di rami né altro. L'uomo mi precede di circa un passo ed io lo seguo senza fare domande. Davvero sembrerebbe lo stesso cammino, lo stesso sentiero, percorso al contrario, ma non potrei esserne sicuro. Guardo gli alberi, si assomigliano, ma non so. Continuo a seguire il distinto signore vestito di bianco finché effettivamente arriviamo ai rottami del mio aereo, di un aereo del tutto simile. Ci guardiamo un momento, poi ci avviciniamo lentamente al velivolo distrutto. Il benevolo Salvatore lo osserva e capisce subito che è il mio, o almeno che ne ho assolutamente bisogno per tornare sano e salvo nella mia terra. Ci pensa un attimo e poi mi dice di sedermi, indicando la radice di un grande albero, forse un eucalipto. Per qualche strana ragione mi ricorda il luogo esatto dove mi ero svegliato quella mattina, ma ancora stento ad esserne completamente certo, né so perché. Mi sento diverso, cambiato, come un veterano dopo 1000 battaglie. Mi siedo e guardo il cielo. Attraverso i fitti rami noto che il sole si è intanto spostato verso ovest e si sta lentamente abbassando. Avvolto nel mantello del mio Salvatore, chiudo dolcemente gli occhi e cullato da ambito riposo, mi addormento in un lungo sonno riparatore. Quando mi sveglio il sole sta tramontando, ma fa ancora abbastanza caldo e sto bene. Sento un vento tiepido che accarezza il mio corpo nudo e ormai completamente sano. Guardo Falco, anche lui sta meglio. Inspiegabilmente il carrello sembra aggiustato, anche l'ala sinistra, seppure mostri ancora i segni dell'incidente, è intatta e lucida. Stabilizzatori e longheroni, come nuovi. Per terra, la cassetta aperta dei miei attrezzi. Mi guardo attorno ma non vedo l'uomo che mi ha salvato. Mi alzo e mi avvicino all'aereo, sfiorandolo. È uguale al mio Falco, potrei giurarlo, eppure in alcuni dettagli pare un velivolo diverso. Non vedo il tricolore italiano e non ha più mitragliatrici né bombe. Più che un CR-42 cacciabombardiere, sembra in effetti un biplano postale. Incuriosito cerco attorno a me l'amico che in tutti quei modi mi aveva aiutato e proprio in quel momento lo vedo tornare dal bosco con una fascetta di rami in mano. La pone scrupolosamente a terra vicino a noi e sfregando 2 pietre minute riesce ad accendere un piccolo fuoco. Poi soffia con forza e all'istante un gigantesco falò di vampa, pronto a scaldare il nostro tramonto nel bosco e soprattutto la nostra cena. Ma stranamente non ho affatto fame. Sto bene così. L'uomo si siede, con le gambe incrociate e bisbiglia una lunga e a me incomprensibile frase tra sé, forse una preghiera. Poi mi guarda fisso, come per iniziare un discorso assai serio, eppure è sereno. Gli uomini, dice, hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Sorrido. Nella notte il fuoco arde e scoppietta. Alzo gli occhi e vedo la scia di una gigantesca stella cadente, dal colore verde brillante. In quel momento mi sembra del tutto normale. È un presagio, parte del mio destino. Torno a fissarlo e anche lui mi guarda dritto, come assorto. Poi aggiunge: non è solo contro i guerrieri che il governo italiano ha mosso guerra, è contro tutte le popolazioni attaccate lontano dalle trincee, col fine di terrorizzarle e sterminarle. Dall'alto una foglia d'autunno cade per un soffio di vento. Gruppi di 9, 15, 18 aerei si sono succeduti gli uno agli altri, in modo che la nebbia emessa formasse una cappa continua. Fu così che dalla fine del gennaio 1936 soldati, donne, bambini, bestiame, fiumi e laghi furono costantemente bagnati da questa pioggia letale, col fine di uccidere sistematicamente tutte le creature viventi.
col fine di avvelenare sicuramente le acque e i pascoli. Il comando italiano ha fatto passare i suoi velivoli più e più volte. L'uomo ha gli occhi lucidi, ma la voce ferma. Guarda il fuoco, come a voler ricordare, ed io guardo il fuoco riflesso nei suoi occhi. Lo ascolto, senza neanche respirare. La vera precisione della barbarie consisteva nel portare devastazione e terrore nelle parti più densamente popolate del territorio, ai punti più lontani dalla scena delle ostilità. Queste paurose tattiche funzionarono, uomini e animali morirono. La pioggia mortale che era caduta dagli aerei aveva fatto urlare dal dolore tutti coloro che aveva toccato nel volo, anche tutti quelli che hanno bevuto l'acqua avvelenata o mangiato cibo infetto, sono morti tra atroci sofferenze. Decine di migliaia sono state le vittime della caduta del gas mostarda italiano. Lo sapevi? Silenzio. Io non so che dire. Lo guardo fisso, come assorto nella sua luce e al contempo perduto nel dolore delle sue parole, del mio pensiero. Per la prima volta in vita mia mi vergogno di essere italiano. È la moralità internazionale a essere in gioco, aggiunge quieto, con voce tagliente. Bisognerebbe fissare l'immagine che hai vissuto tu oggi, per poterla presentare al mondo e distruggere per sempre nel cuore degli uomini i propositi di guerra. Attorno silenzio, anche il fuoco tace. Ne batte il mio cuore, sospeso in un attimo eterno tra il passato e il futuro. In alto i due uccelli restano appesi nel vento, planando immobili. Mi osservano, ci ascoltano. Poi il Signore, alzandosi in piedi solenne, mi dice: resta. L'aereo è pronto, il serbatoio è pieno, ma se vuoi c'è una terra qui da ricostruire. Resta. Abbiamo bisogno di persone come te, volenterose di portare buone notizie. Le cose cambiano, ma il mondo è sempre questo e sta a noi scrivere le pagine della storia futura. E per tutto quello che hai fatto io ti perdono, perché tu ed io siamo parte di un unico destino. Adesso lo sai. Nel corso del tempo, i periodi che appaiono più maestosi sono quelli in cui gli uomini trascendono le differenze che li dividono e riconoscono nella loro appartenenza alla razza umana un legame comune. In quel momento capisco di non avere davanti un piccolo principe, ma un grande re. Grazie per l'attenzione. Rastafari.
to destroy the illusion. Rasta know how to move out of Babylon. Judge I know mission is going on Zion. Pray. Listen to the pray, go straight, obey for the name of Jalal. Tell him a lot of people still don't know they lie in the love, so I let them know and I let them go. I Rasta let them know. But Jai's love, Jai's life, thanks and praise to the Most High. Jai's love, Jai's life, thanks and praise to Rastafari. Jai's love, Jai's life, thanks and praise to the Most High. Jai's love, Jai's life, thanks and praise to Rastafari. I now listen to the pray, the straight, obey for the name of Jalal.